Eccoci qui finalmente. Oggi vi farò vedere la mia casa, il mio appartamento qui a Londra, dove lavoro, vivo e produco video per YouTube. Questo appartamento è in costante evoluzione, qui siamo in ingresso, all'ingresso. Probabilmente tra un mese tutto cambierà, il mio ufficio cambierà, quindi se volete vedere quotidianamente cosa sta succedendo andatemi a seguire su Instagram. Detto questo, partiamo con il tour. Qui c'è la living room e il mio ufficio, anzi no, facciamo che questa, che è la zona principale dove passo le mie giornate, ve la faccio vedere per ultima, così crea un po' di tensione. Allora, qui c'è il corridoio, vi faccio vedere la stanza di mio fratello, che è colui che edita e monta i video. Siamo qui. Eccoci qua. Ovviamente il letto, perché lui lavora dalla camera, perché abbiamo preferito avere due stanze separate dove si monta e si gira, perché così mentre lui lavora io posso comunque registrare i video. Qui c'è la sua postazione, io cercherò di mettervi tutti i link di tutte le cose che menziono qui sotto in descrizione, quindi andate a vedere. Poi tra l'altro da poco abbiamo aperto un sito che si chiama risparming.com dove potete trovare anche oggetti e offerte. Detto questo, come potete notare nella sua postazione ci sono due computer, uno fisso e uno portatile. Questo perché così può operare e lavorare su due progetti contemporaneamente, e oltretutto quello fisso rimane fermo qui e quello lì poi, quando inizieremo a viaggiare, data la situazione speriamo presto, può staccarlo e portarlo via con sé. Poi vedete un monitor della BenQ, tastiera, mouse e questo pad. Poi vabbè, ci sono due monitor della JBL e tutte le strisce LED. Di sera è molto più bella la scrivania, però come vedete ora è giorno, noi ci troviamo a est di Londra e da questa parte sorge il sole, quindi è molto bello, e poi il sole va a cadere di lì dove c'è l'ufficio e quindi vediamo il tramonto. Ora passiamo a camera mia. Qui sulla destra, eccoci, permesso avanti. Qui io dormo semplicemente, quindi passo pochissimo del mio tempo. C'è il letto e, come ho già detto nel video della morning routine, io non tiro mai giù la tapparella e quindi quello che mi sveglia è il sole che sorge la mattina, e quindi mi sveglio sempre attorno alle 7. Anch'io ai vestiti, anch'io mi vesto. Sto cercando sempre di più di adottare una filosofia minimalista, infatti come vedete non ho un armadione, questo è tutto quello che ho, e di giorno in giorno sto cercando di eliminare cose. Ci sono tutte le scatole degli oggetti che vedrete in giro per la casa, degli zaini e un reparto vuoto per il momento. Preferisco avere spazi vuoti piuttosto che spazi pieni. Qui poi vabbè ho un mobiletto dove appoggio iPad e Apple Watch. Qui abbiamo un bagnetto, come vedete, doccia, lavandino, e anche io devo pisciare, ragazzi. Andiamo verso la zona più interessante. Prima ci sono queste due stanze. Qui a destra noi abbiamo una sorta di magazzino e utility room, se così si può chiamare. Allora ve la apro. Qui a destra un posto dove man mano che ci arricchiremo con l'attrezzatura metteremo sempre più della nostra attrezzatura, un angolo dove ci sono le cose per pulire, tra l'altro abbiamo appena pulito per terra per girare questo video. Poi qui ci sono un po' di cose interessanti, vabbè, ovviamente un angolo magazzino, ma poi qui abbiamo il nostro NAS, il budget calculator per l'elettricità, quindi quanto stiamo spendendo. Oggi sono le 13 e abbiamo speso 70 centesimi di elettricità, 70 centesimi di pound perché siamo a Londra, e qui abbiamo il nostro router wifi della BT, noi come provider siamo BT, e poi vabbè una stampante Epson, e qui abbiamo tutti i controller per riscaldamento, acqua calda, eccetera eccetera. Nulla di troppo interessante. Qui dall'altra parte abbiamo il bagno, il secondo bagno, il bagno degli ospiti, dove abbiamo lavandino, una vasca con un doccino e un bagno normalissimo. Questo appartamento non è enorme, è circa 70 metri quadrati, se vi interessa 72 mi pare. Ora passiamo alla zona centrale della casa, dove passo la maggior parte del mio tempo, se non quasi tutto, a parte quando dormo, che è la zona living room e ufficio. Eccoci, sentirete un po' di più eco perché è più grande. C'è la parte di cucina, quindi frigo, frigorifero. Una cosa interessante della cucina inglese, e l'ho vista in tutte le case, è che mettono la lavatrice in cucina. Adesso tra l'altro è appena finita, quindi ho appena steso la biancheria che dopo vedrete gelosamente. Poi abbiamo, vabbè, qui ho messo una luce perché dopo vi faccio vedere da dove filmo e quindi mi serviva un attimo la luce di background. Qui come vedete abbiamo la televisione,
il tavolo dove mangiamo e che uso anche come piano e sostegno per appoggiare appunti mentre giro i miei video. Poi abbiamo il divano che molto spesso uso come scenografia dei miei video. Adesso passiamo a tutta l'attrezzatura, poi comunque vi faccio vedere quello che faccio per andare ad impostare tutta la scenografia durante i miei video. Qui abbiamo una libreria, se così si può chiamare, un po' di documenti, alcuni libri che ho letto, giornali, altri documenti, eccetera eccetera, nulla di troppo interessante. E questa è la mia postazione, la mia scrivania, con tra l'altro di là c'è il centro di Londra. Però adesso vi spiego un attimo la mia scrivania. Ora tiriamo giù le tapparelle perché sennò tutto questo non si vede perché è giorno e poi il sole va a tramontare lì e quindi adesso c'è già troppo sole. Eccoci qui, questa è la scrivania dove lavoro quotidianamente. Non è ancora finita perché voglio farci 2 piccoli ritocchi. Comunque, come vedete, a sinistra ho un MacBook, al centro ho un monitor BenQ che è uguale, identico al monitor che ha mio fratello in camera, e sotto qui ho un iPad Pro 2020 da 12,9 pollici che è sostenuto dal telecomando. Adesso l'ultima cosa che manca a questa scrivania è proprio il sostegno dell'iPad, che dovrebbe arrivare a giorni, e quello che voglio fare è fare un sostegno mobile che va a mettere l'iPad in 2 postazioni, una qui sotto quando sto cercando di mantenere la produttività e una qui sotto quando faccio le live, perché quando faccio le live la telecamera che adesso ha in mano Federico che sta filmando va a finire qui, io mi siedo e guardo la fotocamera con sotto i commenti che mi lasciate mentre faccio le live. La cosa molto bella di questa scrivania è che si può alzare e settare in diverse posizioni. Io di solito lavoro quasi tutta la giornata in piedi perché mi fa essere più produttivo e oltretutto sono più comodo. Gran parte del giorno sono qui e poi comunque, se vi iscrivete a questo canale, vi farò vedere anche come imposto tutti i programmi in modo tale da essere produttivo. Poi un altro trucchetto che mi hanno insegnato amici psicologi è la luce. La luce io la cambio a seconda di quello che sto facendo. È comprovato che ambienti e luci rosse ti fanno essere più produttivo, mentre ambienti e luci di colorazione blu ti fanno essere più creativo. Quindi quando ho un qualcosa da fare, quello che faccio è impostare la mia luce rossa in modo tale da essere più produttivo. Almeno questo è quel che dicono. Io non lo so se sia vero, però lo faccio e vediamo, magari mi aiuta indirettamente, non lo so, però ho questa luce che è molto bella, si può settare, quindi la sfrutto. Detto questo, passiamo a tutta la parte di attrezzatura e setup dell'ufficio per filmare video. Allora, qui sull'angolo ho un treppiedi manfrotto che uso alle volte per le seconde inquadrature o se viaggio lo porto via con me. Adesso purtroppo siamo fermi a casa, quindi non lo sto utilizzando così tanto. Qui ho un po' di cavalletti e accessori vari. Poi qui nel secondo cassetto ho il charging point. Adesso stiamo utilizzando quasi tutte le batterie. Questa è la batteria della fotocamera, l'altra è dentro la fotocamera e qui ci vanno altri dispositivi come la luce e i microfoni che stiamo usando. Qui ho un po' di cavi utili, hard disk e batterie esterne, dispositivi vari. Tra l'altro il provider del wifi mi ha anche regalato Google Stadia, che purtroppo non ho utilizzato così tanto, e con questo siamo a posto. Però come vedete manca un'ultima cosa, tutto questo accrocchio qui, che tra l'altro ho spiegato in un altro video che vi linko, e questo è quello che io utilizzo per fare i video. E quello che faccio è mettere questa cosa qui, attaccare la spina qui dietro, accendere la luce, la fotocamera ovviamente va attaccata in questa testa, questo qui è il microfono per la fotocamera che semplicemente attacco e poi ovviamente posso prolungare e avvicinare al soggetto. Poi quello che faccio per creare la luce di sfondo e l'ambientazione è spostare questa luce che ormai utilizzo per qualsiasi cosa, puntarla verso il basso e un po' verso il soggetto, così ho la luce sulla schiena che mi aiuta a distanziarmi dallo sfondo. Poi quello che faccio è prendere questa luce qui, piazzarla qui dietro, spegnere tutte le altre luci della stanza in questo modo e accendere questa luce qui. Ovviamente adesso è un po' tutto improvvisato, però questo è, diciamo, il risultato tra virgolette finale. Quello che faccio poi è comunque spostare un po' il tavolo e sistemare un po' meglio il tutto. Ora vi faccio vedere la terrazza, che sta diventando sempre più bella perché il tempo migliora sempre, stiamo arrivando verso l'estate. Eccoci qui.
e di là in fondo, lì c'è Canary Wharf e lì c'è il centro di Londra, e quello che faccio è ogni mattina venire qui e bere un bicchiere d'acqua e guardare questa grande città che è anche molto di ispirazione e mi dà una carica, diciamo. Non so per quale motivo, ma questa cosa mi dà carica. Come vedete qua c'è lo stendino perché anche noi viviamo, puzziamo e dobbiamo pulirci, abbiamo appena steso le cose. Come vi dicevo, adesso sto facendo le ultime modifiche alla mia scrivania, tra l'altro tra poco arriverà una nuova fotocamera, poi farò un video approfondito su questa scrivania e sul mio setup, quindi se non l'avete ancora fatto iscrivetevi in modo tale da non perdervi tutti i futuri video. Detto questo, fatemi sapere nei commenti se avete un qualche suggerimento per la mia postazione o la mia casa. Se il video vi è piaciuto ed è stato interessante, lasciate un mi piace e noi ci vediamo alla prossima avventura. Ciao a tutti ragazzi!